Ci troviamo nella borgata del Podio, sopra Bobbio Pellice. Due parole sul nome. Podio è, nel linguaggio corrente, una pedana su cui sale il direttore d'orchestra, su cui salgono gli atleti che hanno vinto una gara e indica comunque qualche cosa di sopraelevato da cui si vede, e nel caso specifico è un dosso non enorme sul fianco della montagna, sul quale dosso sorge una borgata che permette, proprio perché è situata in questo modo, una vista su tutta la valle. Gli avvenimenti che ci interessano in modo particolare sono legati alla storia della popolazione di questo paese e in generale della Val Pellice e della Val Germanasca che sta qui dietro, ed è interessante perché il Podio è esattamente situato sulla strada che collega l'Alta Val Pellice con la Val Germanasca, passando attraverso il colle Giuliano. Il Podio si colloca all'interno di una grossa campagna che il duca di Savoia Emanuele Filiberto conduce per sterminare, questa era la sua intenzione, i valdesi che non volevano accettare la messa, così si dice nei documenti. E accade a un certo punto, e qui voglio leggere perché contemporaneo dell'epoca, un coetaneo, scrive che a un certo punto il comandante in capo delle truppe di Savoia ordina ai valdesi di mandare in esilio i pastori che erano in qualche modo ritenuti responsabili della resistenza che i valdesi facevano alle proposte del duca. Siamo in pieno inverno, la possibilità per questi pastori è l'unica via: attraversare il Col Giuliano, scendere e poi risalire e arrivare finalmente poi, dopo la Val Susa, in Svizzera. I pastori si avviano verso questa strada, i quali partirono dalla valle di Lucerna, erano posti in strada per passare una montagna detta il Colle Giuliano, e gran parte del popolo si adunò in un luogo detto il Poggio, che è il Podio, ove non si udirono per un gran pezzo se non pianti e lamenti, sì dei pastori che erano costretti a lasciare il gregge, sì ancora delle loro pecore, che lor parea, partendosi quelli, restare come esposti alla gola dei lupi. È curiosa questa descrizione, certamente è una descrizione di parte dei valdesi, ma indica comunque una situazione di grossa difficoltà in questa campagna. E questa campagna si prosegue non più nell'Alta Val Pellice, dove i valdesi si erano per lo più ritirati, ma soprattutto nella Bassa Val Pellice, in Val d'Angrogna. Però, proprio perché la campagna militare si svolge verso la Bassa Val Pellice e la Val d'Angrogna, Bobbio Pellice rimane, Bobbio di Luserna, come si diceva allora, rimane relativamente libero. Ed è qui che si ritrovano poi nel mese di gennaio del 1561 i valdesi che ricevono, richiesta da loro, una delegazione di due pastori, forse c'erano anche, quasi certamente, c'erano anche delle genti armate che li avevano accompagnati, che provenivano dalla Val Chisone, dall'Alta Val Chisone, che abitualmente si chiamava Pragelato, che era allora sotto il dominio del re di Francia, faceva parte del Delfinato. Questi pastore e il seguito dicono: abbiamo ricevuto il vostro messaggio e sentiamo di partecipare pienamente alla vostra difficoltà, e quindi siamo disposti a sentire come voi la necessità e l'urgenza di resistere a un tiranno
che si manifesta malvagio. Attenzione però, il problema non è di resistere al sovrano che si manifesta malvagio, ma è di resistere agli istigatori del sovrano che si manifesta malvagio, cioè alla potenza papale. Bisogna ricordare, per dovere di cronaca, che in quel periodo il Ducato di Savoia si trova stretto tra due estreme grosse potenze che sono la Francia e la Spagna. Il duca Emanuele Filiberto ha combattuto con la Spagna nelle Fiandre e si è conquistato una grande gloria di testa di ferro, così viene soprannominato, e il ducato è piccolino e trova che l'unica possibilità di resistere è l'appoggio della corte papale. Questo gli permette in qualche modo di barcamenarsi tra le due grosse potenze che occupano una parte dei territori del ducato stesso e poi tutto il milanese da parte della Spagna. E quindi si capisce anche che sia costretto a queste prove di forza. Questo momento del gennaio, 21 gennaio per l'esattezza, 1561, segna un momento particolare perché questo patto tra i valdesi sudditi del duca di Savoia e i valdesi sudditi del Delfinato, a cui si aggiungono anche quelli del marchesato di Saluzzo, che allora era un territorio non legato al ducato di Savoia ma piuttosto alla Francia, questi stabiliscono un patto, una alleanza che supera i confini territoriali degli stati. E questa, io vorrei dire, è rimasta ancora per tanto tempo, siamo stati fortunati forse se vogliamo, di non essere mai stati una chiesa valdese legata a un solo territorio. Anche oggi la nostra Chiesa si presenta sotto due momenti particolari, senza essere, o tre se volete, o quattro: l'Italia da una parte, le colonie nate dall'emigrazione nel Sud America, in Argentina e in Uruguay, e alcune comunità in Svizzera, Ginevra, Losanna, Zurigo, Basilea. Questo strano modo di essere caratterizza in qualche modo la Chiesa valdese, che è unita al di là delle differenze e delle distanze territoriali, il che ha permesso più di una volta di poter dire agli stati e ai governi, quando hanno preteso, come in qualche modo era successo ai tempi del Ducato di Savoia del 1500, quando hanno preteso delle obbedienze che andassero al di là di quello che si riteneva fosse consentito, di resistere e di dire: noi non possiamo, perché non siamo solo italiani, perché non siamo solo argentini, perché non siamo solo uruguaiani, eccetera. Ecco, questo io credo che sia una cosa che ancora oggi è interessante per tutti noi.